Ciao amici del bosco, oggi vediamo come affrontare la bolla del pesco. Oh my God! Sono in mezzo ad uno dei miei peschi, tutti rigorosamente colpiti dalla bolla del pesco. Questa malattia, dovuta ad un fungo che si chiama Taphrina deformans, è molto diffusa. A meno che non scegliate delle varietà resistenti, è molto probabile che anche il vostro pesco venga colpito da questo fungo. In questo video vediamo come affrontare la bolla del pesco, in particolare vedremo 3 rimedi da applicare anche quando la malattia si è già manifestata. Come riconoscere la bolla del pesco? Se avete una situazione come quella nel mio albero, sicuramente non vi sbaglierete, perché è proprio molto evidente i danni che fa. Le prime ad essere colpite sono le foglie, che in genere nascono già deformate perché la spora del fungo avrà svernato nel nostro albero e sarà pronta a colpire appena le gemme si aprono. Vieni qua che ti faccio vedere da vicino. Qui la situazione è veramente drammatica. Guarda, adesso la tocco, poi magari la stacco e la butto, questa foglia che è completamente deformata. Guarda, allora si chiama bolla e lo si capisce chiaramente perché la foglia, da essere liscia, diventa tutta bollosa, assume questa colorazione generalmente rossiccia, può essere anche un po' giallognola. Quando una foglia è ridotta in queste condizioni non riesce più a fare fotosintesi, quindi la pianta si indebolisce tantissimo. L'unica cosa da fare è eliminarla. Adesso questa foglia la vado a buttare da qualche parte, posso aspettare anche che si secchino, sempre meglio farle sparire in modo da avere meno spore in circolazione. Quando la foglia è colpita si rompe facilmente, è molto più fragile, si spezza. Questo è assolutamente irrecuperabile e su questo albero ci sono tante foglie in queste condizioni. Questa pianta è veramente colpita pesantemente dalla bolla, quindi non riuscirò a togliere tutte le foglie malate. Quello che cercherò di fare adesso è un trattamento per bloccare il problema. In realtà la colpa è la mia se la pianta è in questa condizione, perché i trattamenti contro la bolla del pesco si devono fare con grande anticipo. In particolare si comincia in autunno, l'avrei dovuto fare l'autunno scorso alla caduta delle foglie. Quello è il primo momento nel quale fare appunto il primo trattamento, poi ne serve sicuramente un altro anche alla fine dell'inverno ed eventualmente un terzo se sappiamo che la situazione è particolarmente grave all'apertura delle gemme. La Taphrina deformans si sviluppa sulla pianta quando le temperature non sono né troppo calde e non troppo fredde, poi deve esserci un certo livello di umidità, quindi deve aver piovuto e bagnato la pianta, oppure magari abbiamo una zona dove l'umidità è intensa e questa è una zona di grandi nebbie e quindi ugualmente la Taphrina, il fungo, avrà tutta l'umidità che gli serve per svilupparsi. Per questa ragione il trattamento va fatto ad inizio autunno, nel periodo in cui abbiamo ancora le temperature abbastanza alte, ma abbiamo anche umidità. Chiaramente questo non è un territorio che favorisce la crescita dei peschi, quindi sono io un po' testona che ho voluto metterlo. Ci sono delle varietà resistenti, quindi informatevi nella vostra zona quando decidete di mettere un pesco quale può essere una pianta resistente, perché in Italia praticamente il fungo che provoca la bolla è presente ovunque. Io ho fatto tutte le potature da manuale, quindi come vedete al centro la pianta è completamente aperta, non si può dire che qui ci possa essere ristagno d'acqua. Nonostante questo però evidentemente c'erano tante spore e la malattia è partita ugualmente. Questa malattia è veramente devastante per la pianta perché impedisce completamente la fotosintesi, significa quindi che il pesco non riesce a nutrirsi e si indebolisce. Non solo non riuscirà a portare avanti i suoi frutti, vedete ci sono le piccole pesche, ma probabilmente non ce la farà a farle maturare. Di Loma. Ma succederà anche che l'anno prossimo la pianta sarà ancora più debole perché non è riuscita a fare nuove scorte. Ma iniziamo a vedere i trattamenti, quelli che avrei dovuto fare prima e quelli che posso comunque tentare di fare a questo punto per salvare il salvabile. Passiamo ai rimedi, ve ne faccio vedere 3: il bicarbonato di sodio, la propoli e la cenere. I rimedi classici che vengono proposti contro la bolla del pesco sono il rame oppure degli antifungini. Noi non siamo in assoluto contro il rame, che è comunque un prodotto che viene utilizzato in agricoltura biologica, ma oggi cerchiamo di proporre delle alternative.
alternative che siano ancora meno impattanti sull'ambiente. Cominciamo dalla propoli, che ha la caratteristica di aiutare la pianta a resistere meglio a tutti gli stress, compreso appunto la presenza di funghi. Dovete controllare nella confezione che acquistate qual è l'esatta diluizione in base all'intervento che dovete fare, perché la propoli si può utilizzare per diversi tipi di piante, non soltanto per gli alberi da frutto. Nel caso degli alberi da frutto e nel caso del prodotto che ho tra le mani, la diluizione è di 2,5 ml per litro d'acqua, quindi veramente poca. Io preparerò 2 litri di soluzione e mi servono 5 ml. Questo piccolo pesco quest'anno non presenta tanta bolla, purtroppo però è stato colpito negli anni scorsi, quindi è una pianta particolarmente debole. Con la propoli cerco anche di rafforzarla un po'. Oltre a dare il trattamento che ripeterò più volte nel tempo, andrò a togliere questa erba che è cresciuta in basso. Devo evitare in ogni modo che ci sia troppa umidità che favorisca lo sviluppo del fungo. I trattamenti vanno fatti quando le temperature non sono troppo alte, quindi o li fate la mattina molto presto, ma ancora meglio farli nel pomeriggio, come sto facendo io in questo momento. Secondo metodo, il bicarbonato di sodio, quello che utilizziamo in casa per tantissime funzioni, ha anche la caratteristica di cambiare il pH sulle foglie delle piante e quindi riesce a bloccare lo sviluppo del micelio. Quindi questo trattamento ha proprio la funzione di bloccare lo sviluppo del fungo. Per litro d'acqua qui si mette dai 3 ai 5 grammi. Metto soltanto 3 grammi perché nel mio albero ci sono già i frutti e quindi meglio essere più delicata. Adesso interveniamo nel pesco che abbiamo trovato in condizioni drammatiche. Allora proviamo a bloccare il fungo che si sta sviluppando e che ha già distrutto tantissime foglie. Quindi dobbiamo proprio fare un trattamento che blocchi e salvi il salvabile. Il consiglio è di ripetere più volte, almeno 3 volte. In genere ognuno di questi trattamenti biologici ha bisogno di essere ripetuto. Cerchiamo di prendere ogni parte della foglia, quindi cerco di passare sia sopra che sotto, quindi indugio su ogni rametto. Attento, ti bagno la telecamera. Quando fate i trattamenti antiparassitari, in genere vi dovreste tutti vestire e proteggere, ma io qui ho semplicemente acqua e una puntina di bicarbonato, quindi anche se mi arriva qualche goccia addosso non faccio grandi danni. Un rimedio simile al bicarbonato di sodio è il bicarbonato di potassio. Sono 2 composti che si somigliano abbastanza, solo che il bicarbonato di sodio è una cosa che possiamo utilizzare tutti quanti senza particolari precauzioni, mentre il bicarbonato di potassio è considerato già un antiparassitario, quindi dobbiamo usarlo con più precauzione, ma anche questo ha proprio una funzione antifungina, si può utilizzare anche per i problemi della vite. Tra l'altro la bolla del pesco può colpire anche altri alberi, più comunemente prende il pesco, ma tutte le drupacee possono essere vittime del fungo, quindi ciliegie, susine, anche le albicocche, le mandorle. Passiamo al terzo metodo, questo è tutto fai da te perché come materia per trattare insieme all'acqua usiamo la cenere, quindi il risultato della combustione nelle nostre stufe e nei nostri camini. Questo metodo è quello un po' più complicato che ci potrebbe dare qualche problema con la distribuzione perché la cenere non è omogenea, quindi adesso la filtriamo. Qui in 1 litro d'acqua mettiamo 3 cucchiai, però appunto ho preparato questa garza per evitare di trasferire pezzi diciamo troppo grandi. Un po' più complicata da applicare la cenere perché avendo una grana più grande intoppa il foro di uscita, quindi diciamo che ci vuole più pazienza. Vi ricordo che ci sono anche altri trattamenti. Uno interessante è il macerato di ortica che ha la caratteristica, oltre di combattere appunto le malattie fungine, anche di rinforzare e di nutrire la pianta. C'è un video su come fare il macerato di ortica e quindi vi lascio il link. Altro metodo è quello dell'infuso decotto di equiseto. Potete usare la ricetta che volete, anche su questo ho fatto un video. L'equiseto è proprio una pianta con caratteristiche antifungine molto importanti, quindi l'altro metodo che potete usare è quello. I rimedi naturali sono tantissimi, ricordatevi di agire in prevenzione, quindi in autunno e in inverno, prima ancora che arrivi la primavera e la pianta si riduca così.
Quando la bolla ha già iniziato a agire, la pianta ha subito comunque dei danni. Vi ricordo di lasciare tutti i commenti e anche i vostri rimedi contro la bolla del pesco. Ci vediamo presto, mettete un bel like. Ciao! Devi premere la cosa, non è che agitando